Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Il video di oggi riguarda un argomento per il quale mi avete veramente inondato e bersagliato di messaggi nelle ultime 5-6 settimane. Sto parlando del mondo Kyosho RTR, quindi ho deciso di entrare in questo argomento partendo dal settore scoppio e più precisamente partendo da lei. Questa macchina verrà totalmente smontata da me per capire quali sono le differenze con la mia ottima conoscenza della MP9 TKI4 kit, quindi da gara, che ho usato per veramente tanti e tanti anni, e quindi voglio scoprire perfettamente tutte le caratteristiche di questo automodello. Sigla! Eccoci ragazzi, a questo punto sono rimasti soltanto la scocca ed il motore e faremo la scocca. Tra l'altro colori bellissimi, io vabbè sono di parte, sono veramente intortatissimo per l'arancione, quindi la lovo. Cosa ci serve per fare la scocca? Ci serve il Dremel, le punte del Dremel e il modo in cui rinforzarla. Perché rinforzarla? Perché voi sapete che queste scocche sono verniciate da dentro. In questo caso su queste dell'RTR c'è una pellicola che è un po' più forse solida della vernice normale, ma ciò non toglie che comunque vada rinforzata. In che modo la rinforziamo? La rinforziamo con un nastro, anche questo vi lascio il link in descrizione, è una mia produzione, quindi un articolo a catalogo FT Tech, e è un nastro che apparentemente vi potrà sembrare quello da idraulici, ma vi assicuro che non c'entra veramente niente. Perché non c'entra niente? Primo, per come riesce a seguire le forme, perché questo nastro riesce a seguire le forme della scocca anche in punti più angusti in una maniera impressionante. Secondo, perché questo nastro ha una telatura. Voi mi direte ok, ma tantissimi nastri hanno la telatura. Sì, ok, questo però ce l'ha in fibra di vetro, quindi oltre ad essere finissimo, e adesso non vi posso dimostrare ma lo sentirete da soli quando ce l'avrete in mano, è in realtà anche molto resistente per via della telatura in fibra di vetro. Quindi partiamo. Trucchetto che vi do. Allora, innanzitutto cosa bisogna rinforzare? Bisogna rinforzare tutte le parti a contatto con qualcosa, quindi la parte della marmitta, la parte sopra la marmitta, la parte che sta a contatto con la bandella, la parte che sta a contatto con il filtro e le due parti che stanno a contatto con le colonnine, perché qui chiaramente ci sarà tanto sfregamento. Quindi qual è il consiglio che vi do? Il consiglio che vi do è quello di procurarvi un fono da capelli, del quale io chiaramente sono un assiduo utilizzatore, perché ho sempre i capelli lunghi e annoia. E lo accendete, ve lo dico prima di accenderlo, lo accendete alla minima velocità ma al massimo calore possibile. Prendete la misura, ok, gli date un po' di abbondanza e andate a tagliare.
Guardate con che facilità questo nastro segue le linee della scocca, perché ripeto non è, e pensate, ripeto, che non è solo alluminio, ma c'è anche la fibra di vetro. Ok, la parte in eccesso la rimuoviamo con il cutter. Perfetto, scaldatina. E via via dovrete andare in questo modo a coprire tutta la scocca, cioè tutte le parti dove siamo a rischio di eventuali rotture o bruciature o che qualcosa tocchi. Quindi accelererò l'immagine e ve la farò vedere tutta finita. Ecco fatto. Come vedete il rotolo ne è avanzato praticamente più di mezzo, sono 2,5 metri e adesso avremo la nostra scocca rinforzata. Cosa rimane da fare? Rimane da allargare con il Dremel in 3 punti, qua, qua, e addrizzare questo. Perché vi dico questo? Perché la macchinina funziona meglio e non avete intralci nei braccetti. Così è anche più bella, oltretutto. Comunque poi si allarga qua,
e si allarga il serbatoio. Ok, molto più bello, e soprattutto se un domani li fornirete con la pistola vi passerà. E ultima cosa da fare, a parte rifilare, ultima cosa da fare, cambio fresino, importantissima questa, e andare ad alesare le colonnine. Una, e due. Questo perché? Perché la scocca sia libera di muoversi in questa maniera e durante i salti e le botte più pesanti che le farete prendere, lei sarà sempre pronta a non crettarsi e quindi a resistere. Ultima rifilata. Ricordatevi, non l'ho allargato il foro, l'ho soltanto allungato. Ecco fatto. Una sciacquatina. Quindi rimane l'ultima cosa veramente importante da fare alla vostra scocca: attaccarci un adesivo che veramente non c'ha nessuno nel mondo del modellismo, ed è questo. Giusto. E lo andiamo ad attaccare precisamente qua. Ci sembra nato. Giusto. Che è il mio modo di dire quando qualcosa è giusto a prescindere. Pronti anche con la scocca? A questo punto vi rimando all'ultimo video per il motore. Ciao!